Bentornati, sono di nuovo qui sulla mia poltrona da cattivo dei film, vorrei solo che fosse girevole così potrei fare anche la comparsa con effetto scenico. Prima di cominciare, avete messo mi piace? No, perché non avete ancora visto il video, quindi giustamente non potete mettere mi piace prima di guardarlo, ma se vi piacerà questo video, mettetelo, non dimenticatevelo. Assicuratevi di essere iscritti al mio canale e poi andate a vedere tutti i link in descrizione al mio Patreon per supportarmi e al mio profilo italki se volete fare lezioni private di italiano con me. Fin dall'inizio dei tempi, quando divenni insegnante di italiano per la prima volta, mi fu chiesto svariate volte quale fosse l'utilità del passato remoto. E questo è l'argomento di cui voglio parlare oggi, è un argomento su cui voglio fare chiarezza una volta per tutte, perché ho la sensazione che ci siano migliaia di informazioni contrastanti, c'è chi dice serve, c'è chi dice non serve, c'è chi dice ogni tanto, c'è chi dice è inutile. Vediamo, andiamo a vedere più nel dettaglio qual è la verità. Pronti? Cominciamo. Allora, cominciamo dalla mia esperienza personale, che va presa con le pinze ovviamente, non posso dire che sia rappresentativa di nessuno, se non di me, però sicuramente vale qualcosa. Allora, premessa, per chi non lo sapesse, siccome dovete potermi collocare regionalmente in Italia, io vengo dal Veneto, dal nord-est dell'Italia, ok? Allora, da piccolo non sapevo neanche che esistesse nella vita reale, sinceramente. Lo leggevo nei libri, lo sentivo nei film e nei telefilm, soprattutto Montalbano, e dopo vi spiegherò perché il commissario Montalbano è questo personaggio qui, se non lo conoscete. Ma insomma, mi sembrava una roba vecchia e letteraria, cioè una cosa che non esisteva veramente. Adesso che sono grande, che sono andato a scuola, ho fatto l'università, so perfettamente che non è così, che esiste veramente, che c'è gente che lo usa nella vita reale, però vi confesso che anche da madrelingua lo uso così poco che ho tanti dubbi sulle coniugazioni. È un problema a volte. Cuocere? Cuocei? Cossi? Non lo so. Bene, quindi questa è la mia situazione, ok? Ma andiamo al sodo. Non arrabbiatevi, ma mi tocca darvi una risposta di cui non sarete molto soddisfatti, una risposta che forse non volevate sentire, ma che è la risposta onesta. È l'unica risposta che vi posso dare. È una realtà complessa. Quindi non c'è una risposta semplice e netta. Come avete capito, io non lo uso mai. Che io parli di stamattina o che io parli di 15 anni fa, non fa alcuna differenza, ok? Ho visto un film stamattina, ieri, e ho visto un film nel 2005. Sempre passato prossimo, ok? Per me non cambia proprio un cavolo. Quindi io sono del nord e senza tanti giri di parole, senza tante premesse e dettagli inutili, posso assicurarvi che il 99,9% delle persone che vivono sopra la linea del Po, questo è il Po, un fiume che scorre dal nord-ovest al nord-est dell'Italia, dividendo circa il nord dal centro-nord. Comunque, nessuno al di sopra di questo fiume usa il passato remoto nella vita quotidiana, nella vita reale. Nessuno. È una roba da libri e quasi quasi ti prendono per il culo se lo usi in una conversazione di tutti i giorni. Sembra una roba un po' pretenziosa, no? Da persona che se la tira, che cerca di fare il finto intellettuale, che parla come un libro stampato per sembrare intelligente. Sì, e qualche anno fa, quando ero in Francia, andai a vedere la Torre Eiffel. Vai, Dante Alighieri, via. Ok, forse ho esagerato un po', ma avete capito il concetto, insomma. Poi però, quando sono cresciuto, mi sono ricreduto, perché ho scoperto 1000 altre realtà linguistiche
italiane e da tantissimi punti di vista, uno dei quali è questo del passato remoto. Quindi capite che non è una cosa facile da spiegare. E allora, per aiutarmi a spiegare un argomento così complesso e caotico, e per avere un po' dei dati alla mano, ho deciso di usare un sondaggio super scientifico che ho svolto nel gruppo WhatsApp dei miei amici dell'università, nel quale ci sono 13 persone che vengono da 10 regioni diverse. Ora, per quanto riguarda 3 di queste 10 regioni, che si trovano al di sopra del Po, già lo so, non c'è bisogno neanche di chiederlo. So benissimo che i miei compari polentoni il passato remoto non lo toccano neanche con una pertica, ma gli altri sono un mistero, quindi andiamo a vedere che cosa mi hanno detto. Scendiamo appena sotto il Po, l'Emilia Romagna. Allora, ho sentito gente dell'Emilia Romagna che lo usa, anche se di solito l'Emilia Romagna è categorizzata come regione del nord, più o meno, anche se è sotto il Po, è comunque circa al nord o comunque centro-nord. Ma una testimonianza diretta da Reggio Emilia mi dice invece di non usarlo mai, se non per scherzo. Solitamente nell'Italia centrale la distinzione tra passato remoto e passato prossimo è usata in modo abbastanza bilanciato. So che i miei amici toscani lo usano correttamente, ovviamente inchiniamoci sempre ai nostri signori padroni della lingua italica, i toscani. I toscani hanno devastato questo paese. Ed eccovi le prove documentarie. Come potete vedere, uno di loro mi ha addirittura detto che non c'è neanche bisogno di chiederglielo, perché lo so benissimo. Ma non solo loro. Anche nel Lazio, scusate, anche nel Lazio e nel resto del centro Italia di solito si usa in modo bilanciato. Si usa il passato remoto quando serve il passato remoto e il passato prossimo quando serve il passato prossimo. Ma, prima di tutto, non ho prove documentarie che vengono dal mio sondaggio per le altre regioni del centro Italia. E poi la regione delle Marche fa eccezione, o perlomeno la parte nord delle Marche. E io ho un soggetto che ha preso parte al mio sondaggio scientifico che viene dal nord delle Marche, e questo è quello che ha detto. Ora, può essere che per alcune persone le Marche non siano proprio classificabili come il centro Italia, almeno culturalmente, però non lo so, le Marche sono un po' una regione di transizione intermedia, ma io direi che sono centro Italia. Da un punto di vista dell'accento e dei dialetti, le Marche sono divise in due parti molto diverse, e al nord delle Marche si tende a parlare in un modo molto simile ai dialetti e agli accenti romagnoli, che sono totalmente diversi invece dai dialetti, dagli accenti del centro Italia, come quelli del Lazio o dell'Abruzzo, eccetera. Anzi, a volte l'Abruzzo viene anche considerato un po' più meridionale, ma comunque, quella zona. Quindi è probabile che nella parte sud delle Marche la situazione sia diversa, ma non ho amici che vengano da lì. Poi scendiamo un po' più giù e andiamo al sud. In Campania, che è sud Italia, solitamente, che io sappia, si usa il passato remoto, ma non ho fonti empiriche per confermare la mia tesi, quindi non posso darvi certezza totale, ma credo di sì. In Puglia invece lo usano, e ve lo può confermare lei. Una cosa che mi ha sorpreso molto invece, non adesso perché sono cose che sapevo già, ma una cosa che mi ha sorpreso molto anni fa, quando ho conosciuto per la prima volta i miei amici calabresi e siciliani, è che dicano di non usare mai il passato remoto in italiano. Cioè, la Calabria e la Sicilia, soprattutto la Sicilia, sono spesso categorizzate come le regioni in cui più stereotipicamente si usa
tantissimo il passato remoto, in cui si usa sempre il passato remoto, in cui si usa il passato remoto quando non serve, soprattutto grazie a Montalbano, di cui vi ho già parlato prima, o perlomeno ha contribuito a diffondere questo stereotipo. Perché c'è questo stereotipo? Perché nel loro dialetto, cioè nei dialetti siciliani, che poi si estendono anche in Calabria e un pochino anche in Puglia, non esiste un tempo verbale passato oltre al passato remoto. Quindi anche per parlare di eventi recenti, in dialetto usano il passato remoto. Ma a quanto pare in italiano no. E come potrete vedere tra un secondo, un mio amico di Catania, una mia amica di Palermo e una mia amica di Reggio Calabria non sono d'accordo con questo stereotipo del passato remoto. Ecco, quindi Italissen continua nella sua missione per rompere tutti gli stereotipi da aprile 2020. E poi non dimentichiamoci della lontanissima ma stupenda Sardegna, da cui la mia inviata speciale dice questo. Quindi anche lì, ben poco passato remoto, chiaramente. O perlomeno nella zona di Sassari, nel nord della Sardegna. Ok, quindi grazie infinite a tutti gli inviati speciali che mi hanno permesso di portarvi in questo tour linguistico del bel paese, l'Italia. Ok, ma quindi dobbiamo studiarlo oppure no? Vai al sodo? Ok. In poche parole, secondo me, no. Come avete visto, la maggioranza delle mie testimonianze ha detto di non usare il passato remoto, mai. Perlomeno non nella vita quotidiana. E ho fatto una ricerca che più scientifica di così non si può, quindi fidatevi. La realtà è che dipende un po' da quello che scegliete di fare con il vostro italiano. Volete una conoscenza completa, approfondita e dettagliata a 360 gradi della lingua italiana? Studiatelo. Volete scrivere un libro in italiano e essere capaci di tenere una conferenza, oltre che a fare una chiacchierata? Studiatelo. Volete sposarvi uno dei miei amici o delle mie amiche che hanno detto di usarla e andare con lui o lei nella sua città natale a vivere? Studiatelo. E scrivetemi che vi passo il loro numero. Se invece il vostro obiettivo è solo quello di comunicare, di fare due chiacchiere con le persone, fare conversazione con italiani qualsiasi in tutta tranquillità, non c'è bisogno che lo studiate. Basta che lo impariate passivamente, che impariate a capirlo più che a usarlo. E questo vi servirà semplicemente per capire chi lo usa nell'eventualità in cui incontriate qualcuno che lo usa nella vita quotidiana. In più vi aiuterà sicuramente a capire i film che guardate e i libri che leggete, quindi può sicuramente sempre tornare utile. Bene, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e ringraziamo il potere del metodo scientifico e della ricerca che ci ha permesso di fare un po' di luce su queste questioni così complicate e misteriose. Ci vediamo alla prossima!